Ciao, bentornati sul canale e benvenuti a Perugia. Nei prossimi 2 giorni saremo qui nel capoluogo umbro per scoprire le sue bellezze e per provare i suoi cibi tipici. Non vediamo l'ora. Se vi siete persi gli altri video di questo on the road, vi lasciamo tutti i link qui sotto in descrizione, così potete vedere da dove siamo partiti e come siamo arrivati qua a Perugia. Come sempre, prima di iniziare, iscrivetevi al canale per supportarci. Ora partiamo! Perugia, capoluogo della regione Umbria, è una cittadina splendida, famosa per essere sede di una delle più antiche università italiane, oltre che dell'università per stranieri più grande e rinomata del nostro paese. Il suo centro storico conserva l'aspetto del borgo medievale e ha un fascino particolare. Su consiglio della ragazza che ci ospita in questi giorni, lasciamo la macchina nel grande parcheggio gratuito Pian di Massiano, da cui parte la mini metro, che in circa 10 minuti e con un biglietto da 1,50 € ci porta direttamente in centro storico, precisamente alla fermata Pincetto. Non vediamo l'ora di scoprire questa città di cui conosciamo ancora poco, ma prima di tutto la colazione. Facciamo tappa al caffè Pasticceria Sandri, che all'interno è bellissimo. Locale storico aperto nel 1860 con soffitti a volte affrescati e arredi in stile Liberty. Iniziare qui la mattinata non è niente male. Anche se amiamo creare itinerari nei luoghi che visitiamo, è anche vero che a volte si scoprono cose meravigliose girando a caso tra le vie e perdendosi un po'. Quindi per ora facciamo questo, per prendere confidenza con Perugia, fino ad arrivare in piazza San Francesco, dove si trova l'oratorio di San Bernardino. La sua facciata, ricoperta di bassorilievi di vari colori, è il massimo esempio di arte rinascimentale in città. Tornando sui nostri passi, arriviamo alla Torre degli Sciri. Un punto panoramico secondo noi bellissimo in centro a Perugia e c'è una vista a 360 gradi, peccato che apre solo sabato e la domenica. L'ingresso è gratuito, però ci sono 230 gradini da fare per arrivare in cima. Segnatevelo se siete qua nel weekend. Pochi minuti e siamo davanti al Teatro Morlacchi. Diamo un'occhiata alla hall e al caffè, ma purtroppo non abbiamo la possibilità di entrare perché non erano previste visite guidate quel giorno. Ci spostiamo per andare a vedere un posto davvero insolito, un'opera ingegneristica costruita nella seconda metà del III secolo a.C. Con un biglietto da 4 € è possibile infatti entrare nel pozzo etrusco, che si sviluppa nei sotterranei di Palazzo Sorbello, e camminare su una passerella che è stata installata all'interno della cavità cilindrica. È stata un'esperienza particolare e interessante. E a proposito, oltre al pozzo non perdetevi anche l'arco etrusco, una delle 7 porte d'accesso presenti nella cinta muraria restaurata da poco e che si erge monumentale in piazza Fortebraccio. Proprio accanto parte via Cesare Battisti, un viale con una vista panoramica molto bella sulla città e sull'acquedotto medievale, oggi percorribile a piedi. Ci dirigiamo così proprio all'inizio della scalinata, che oltrepassando archi e ponti ci porta a passeggiare vicino ai tetti delle case, su questa imponente opera architettonica in pietra, un angolo di Perugia davvero suggestivo. In un locale poco distante prendiamo il nostro pranzo, assaggiamo la famosa torta al testo, prodotto tipico della cucina umbra. È buonissima e perfetta per una pausa veloce, dovete provarla. Camminando sotto gli incredibili archi di via Ritorta e via Maestà delle Volte, ci immaginiamo come doveva essere la città secoli fa. Proseguendo si apre davanti a noi piazza 4 Novembre, in cui troviamo la Fontana Maggiore, capolavoro della scultura medievale e monumento simbolo di Perugia. Questa piazza è un piccolo gioiello, incorniciata da edifici dal grande valore storico ed artistico, come ad esempio il Palazzo dei Priori, sede della Galleria Nazionale dell'Umbria che visiteremo domani, dato che il tempo dovrebbe peggiorare. Al momento approfittiamo degli ultimi momenti di sole. Percorrendo tutto l'importante corso Vannucci arriviamo ai portici di Piazza Italia, ai giardini Carducci e al suo belvedere. Da qui il panorama è semplicemente splendido, ci sono davvero un sacco di scorci molto fotogenici in centro. Alle nostre spalle troviamo l'ingresso della Rocca Paolina. La monumentale fortezza fu costruita intorno al 1540, inglobando parte delle case, torri e strade di un intero quartiere.
Ad oggi l'interno è di ingresso gratuito, attraversato da diverse scale mobili che portano a parcheggi e altre zone del centro. Le diverse aree e gli spazi sono utilizzati per mostre, esposizioni e manifestazioni culturali. È un luogo a dir poco singolare e ci è piaciuto molto esplorarlo. Ha appena iniziato a piovere e ne approfittiamo per fermarci a fare una pausa merenda all'antica latteria, dove si dice venga preparata la panna più buona del mondo, ancora oggi completamente a mano. Proviamo entrambi un maritozzo perugino, Paolo di dimensione maxi. In effetti una panna così buona non l'abbiamo mai assaggiata, è semplicemente fantastica. Andiamo verso Palazzo dei Priori per visitare la Sala dei Notari, salone destinato alle assemblee cittadine di grande impatto scenico. Gli archi e le volte della sala sono tutti interamente dipinti con affreschi che raccontano leggende, favole e storie bibliche. L'ingresso è libero e gratuito. Attraversata la piazza, entriamo nella cattedrale di San Lorenzo, edificata tra il 1300 e il 1400, in perfetto stile gotico. La sua facciata è incompiuta e solo la parte inferiore è decorata con dei rombi di marmo bianchi e rosa. Gli interni sono particolari. Gli affreschi hanno colori scuri con molti dettagli dorati. Torniamo in Corso Vannucci, principale via pedonale del centro storico, per andare in un negozio di cioccolato. Avremmo voluto visitare il Museo del Cioccolato e la fabbrica della Perugina. Abbiamo provato a prenotare l'ingresso 3 giorni fa, ma era già tutto pieno, quindi niente. Per vostra informazione l'ingresso costa 10 euro. Grazie alla presenza della Perugina, Perugia è diventata la città italiana del cioccolato, dove ogni anno si svolge la manifestazione Euro Chocolate. In centro storico noterete moltissimi negozi dedicati al dolce. Dato che è quasi il tramonto, anche se c'è nuvoloso, andiamo in piazza Matteotti dove si trova l'ingresso al mercato coperto. A quest'ora il mercato purtroppo è chiuso, ma la sua meravigliosa terrazza panoramica è sempre aperta. Ci dispiace non poter fare droni da qui, sarebbero stati uno spettacolo sicuramente, ma purtroppo tutta Perugia è area vietata. Nonostante il tempo non proprio favorevole, il cielo sembra dipinto. Mentre ci stiamo godendo questo bel momento, inizia a piovere forte e non sembra intenzionato smettere molto in fretta. Fortunatamente è ora di cena e ci ripariamo in un'osteria tipica umbra che avevamo notato questa mattina durante la nostra esplorazione. È uno di quei posti che ci piace tanto, dove non ci sono menù ma solo piatti del giorno ed è tutto davvero buono. Facciamo una passeggiata in una Perugia deserta, forse per via della pioggia. La sera con i lampioni accesi, le strette vie del centro si colorano in modo suggestivo. L'atmosfera è diversa ma ugualmente piacevole. Quando la maggior parte delle persone non sono più in giro e la città è quasi tutta per noi, questo è il momento della giornata che preferiamo. Questa mattina ce la siamo presa con calma. Abbiamo prenotato l'ingresso alla mostra dedicata a Pietro Vannucci, meglio conosciuto come il Perugino, allestita all'interno della Galleria Nazionale dell'Umbria per il 5° centenario della sua morte. Per noi è sempre incredibile poter vedere dal vivo così tante opere che per anni abbiamo studiato e visto solo sui libri di testo. I dettagli e i colori utilizzati sono incredibili. Compreso nel biglietto intero da 11 euro c'è anche l'accesso all'esposizione permanente della galleria, dove sono esposti centinaia di quadri e sculture, suddivise per epoche ed artisti. In uno degli ultimi saloni ci troviamo sul retro dell'enorme orologio che decora la facciata del Palazzo dei Priori e lungo tutta l'esposizione ci sono moltissimi finestroni panoramici che danno sui tetti del centro storico. È tutto bellissimo. Questa esperienza a Perugia è stata breve ma intensa. Abbiamo scoperto una città ricca di luoghi unici, con una storia incredibile alle spalle, resa viva ancora oggi dagli studenti dell'università che vengono qui a studiare da ogni parte del mondo. Sicuramente una città speciale da visitare e da vivere. Grazie per aver seguito questo itinerario in giro per Perugia, speriamo che vi sia piaciuto, anche se il tempo non ci ha assistito molto. Siamo curiosi di sapere se voi siete già stati da queste parti o se avete in programma di venirci. Scrivetelo qui sotto nei commenti. Ora noi ci spostiamo nell'ultima regione del nostro on the road, magari qualcuno di voi ormai l'avrà immaginato, stiamo per andare in Toscana, anche se il tempo a quanto pare da adesso per tutta la prossima settimana purtroppo non sarà bello, quindi incrociate le dita per noi, speriamo di riuscire a realizzare tutti i video a cui abbiamo
pensato. Come al solito, se volete sostenerci, lasciate un mi piace al video e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo direttamente dalla Toscana, speriamo con il sole. Speriamo, sì. A presto. Ciao. Ciao ciao. Ciao.